Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti al primo video dell'anno del 2022. Oggi vado sull'altopiano di Lavarone, dove c'è il drago di legno più grande del mondo. È un drago di 7 metri di altezza e 6 metri di lunghezza, che è stato fatto con gli scarti degli alberi che sono stati distrutti dalla tempesta Vaia. È una tempesta che ha soffiato qua in Trentino, in Veneto, nel 2018, dove c'erano venti che addirittura a Passarolle hanno raggiunto i 200 km/h, che hanno distrutto in poche ore un quantitativo assimilabile a quello che si abbatte in 5 anni. C'è questo artista che nell'altopiano appunto di Lavarone ha fatto questo drago immenso appunto con i resti degli alberi. Oggi lo vado a vedere perché è molto scenografico, molto bello dalle foto che ho visto. Per andare lì passo sulla strada del Menador, che è una strada fantastica proprio da moto, che è stata costruita durante la prima guerra mondiale dall'esercito austro-ungarico per arrivare da Trento agli altopiani di Luserna e Lavarone. È una strada panoramica molto spettacolare, passaggi in roccia. Non vi consiglio assolutamente di farla in macchina, ma solo in moto. In moto è una figata, in macchina molto meno. Quindi adesso ho qua il Transalp pronto, tutto settato, ho le suolette riscaldate, manopole riscaldate, moffole come lo scooterista, e mi dirigo verso Trento e poi inizio un po' a riprendere. Tanto la strada verso Trento l'avete vista 1000 volte in 1000 altri video, quindi ci vediamo direttamente dopo in moto. Eccoci qua, ho appena passato il lago di Caldonazzo, adesso esco a Levico Terme. Questa montagna qua su sulla mia destra, con la punta particolarmente aguzza, si chiama Pizzo di Levico, e proprio lì in cima c'era un forte che dominava tutta la Valsugana, e in modo che gli austriaci controllavano proprio l'imboccatura della valle. Io risalgo proprio quella montagna lì, passando appunto dalla strada del Menador, che ci porta fino in cima, che ci sono gli altopiani, l'altopiano di Luserna, Lavarone, e poi continuando in avanti si arriva proprio all'altopiano di Asiago. Ecco qua, si inizia la strada inizialmente bella larga e poi si va restringendo sempre di più, perché si arrampica letteralmente sul fianco della montagna. L'ho già fatta in un altro mio video. Ora qua, Val Scura, qui entriamo proprio nel vivo. Ecco, diciamo che la strada vera e propria inizia qua. Fa parte anche questa qua del circuito Le Grandi Salite del Trentino. Farla in bici è una figata, anche farla in moto. Adesso vedrete che vista spaziale. Qua c'è una vista spaziale, ma poi si vede ancora di più. Quello lì sotto è il lago che ho passato, il lago di Caldonazzo, e da qua ancora non si vede perché dietro quel promontorio c'è il lago di Levico. Cioè sono due laghi che sono geologicamente divisi da questo dosso qui in mezzo. Molto molto bello. Comunque adesso andiamo su un punto panoramico sopra, c'è una vista spaziale, si vede entrambi. Qua si vede anche che fatica si fa a tenere aperta una strada quando è costruita in posti così impervi. Qua è venuto giù mezza montagna, hanno creato delle barriere di protezione. Ovviamente continuavano a venire giù sassi. Si è proprio staccato un pezzo enorme di montagna. Ecco, ora si vede proprio com'è la montagna, perché qua in questi pezzi qua è letteralmente scavata nella roccia. Tu guardi questo pezzo, guarda dove viene scavata la montagna. Questi sono dei belvedere. Adesso entriamo nella prima galleria scavata proprio nella roccia. Guarda che roba pazzesca, e fa. E qui guarda che roba, guarda, letteralmente a bordo precipizio. Tu considera che questa strada qui c'è gente che la fa tutti i giorni, perché comunque è la strada più veloce se abiti a Luserna, Lavarone, per venire giù a Trento. Qua c'è un'altra galleria strettissima. Vedi che c'è scritto secondo reggimento, terza compagnia, 1915. Poi il peccato un po' qui in Trentino è che ce ne sono tante di strade così. Questa era sterrata fino a non tantissimo tempo fa, e che ce ne sono tante di strade così, ma in moto non si possono fare, sono tutte chiuse. Mi viene a dire anche a volte giustamente, perché non avendo protezioni sono proprio pericolose. Qua per fortuna ci sono sempre gli specchi, quindi vedi sempre se c'è una macchina. Questa è la parte più famosa del Menador, diciamo. Questi sono tornanti proprio da Stelvio. Strombazzatina non fa mai male.
guarda qui, qua è veramente stretta con la macchina, probabilmente con la GoPro non si nota e non si hanno bene le proporzioni con la moto, ma è veramente stretta. Ecco qua, questo qua è il tornante più famoso forse. Mi faccio una foto qua al volo, dai. Ok, continuiamo fino al bellissimo punto panoramico qua sopra, guarda che roba. È epica sta strada, ragazzi, cioè proprio è una vera strada di montagna. Spettacolo grandioso. Ecco i due laghi come si vedono perfettamente, quello più grande di Caldonazzo, quello più piccolo di Levico. Laggiù c'è il Levico Terme con i suoi centri termali. Cioè guarda che è nevicato più di un mese fa, qua non si è sciolto niente perché questa parte qua non prende mai il sole. Laggiù in fondo ci sono le Dolomiti di Brenta e questo è proprio l'imbocco. Se continuiamo laggiù arrivi al Monte Grappa, Bassano del Grappa, dove sono stato anche l'altra volta. Invece noi adesso proseguiamo. Ecco, questo è il cartello delle grandi salite del Trentino. Qua c'è ancora la neve. Asiago, 30 km da qui. Temperature perfette, sto benissimo, non sento freddo in nessuna parte del corpo. Credo che ci siano al sole almeno 10 gradi, quindi top. Fantastico, queste strade circondate dalla neve. Eccoci qua, l'indicazione di Forte Belvedere, che è bellissimo, tutto ricostruito all'interno, sono un sacco di spiegazioni. Questi sono gli altopiani in cui si parla ancora cimbro, che è una minoranza linguistica del Trentino che deriva da, non vorrei dire una cazzata, ma da un vecchio dialetto tedesco. Eccolo lassù il drago, in cima, guarda quanta gente c'è, eccetto autorizzati. Chiamo informazioni. Scusi, si può andare in cima? Ah no? Ah, è divieto? Ma su si arriva in moto? O no? Su al drago si arriva in moto? Non si può. Non si può andare dopo la parte che è ghiacciato. Ah. Vabbè. Lì per andare al drago non si potrebbe venire. Ah. Niente ragazzi, il drago è lassù e da qua è una bella passeggiatina, più che altro vestito come sono da moto non è il massimo. Comunque è lì, il drago è lì, in moto non ci si può arrivare. Quindi niente ragazzi, bisogna andare da qua e lasciare il mezzo qua giù. Motivo in più per tornarci a piedi. Si è deciso di andare verso Passo Vezzena e Forte Kerle. Fa un po' impressione passare su questi villaggi, perché sono villaggi che alla fine campano con gli sci, col turismo, no? Vedi che c'è esposizione di sci, attrezzatura da sci. Poi guardi il termometro, è il 17 gennaio e ci sono 15 gradi. Cioè noleggio sci di cosa? Dove cazzo sci? Sì, qua c'è un po' di neve, ce l'hanno sparata con i cannoni. Non è proprio una cosa che è più sostenibile. Questa roba qua è tutta neve che prendono dai bacini d'acqua alpini, la mescolano con degli agenti chimici che evitano insomma lo scioglimento quanto più possibile e la sparano con i cannoni. Di sostenibilità qua non c'è niente. Questi business diciamo campano soltanto perché ci sono sovvenzioni provinciali, se no sarebbero chiusi il giorno stesso, sono tutti in perdita. Eccoci qua, direzione Forte Kerle. Questo è l'albergo Forte Kerle e quello laggiù è il Forte Kerle, o quello che ne è rimasto. Qua purtroppo non ci si può avvicinare di più perché c'è tutta la strada innevata fondamentalmente. Ok, mi sono inventato il percorso sul momento, proprio alla touch and go. Praticamente faccio un po' il giro qua di... Vediamo, prima di roba devo cercare di non cadere qua in mezzo alla neve spacciugata, come si usa a dire qua da noi. Si è deciso di rientrare sul lago di Garda passando da Passo Coe, dove c'è la base NATO, la base Tuono, la base NATO abbandonata, e non mi fermo, la esploro un'altra volta facendo un altro giro perché ci sono già stato. Qua paesaggi fotonici come sempre, assolutamente fotonici, guarda che posti, e faccio comunque un bellissimo giro. Tutti questi tronchi che vedete sono quelli che si è portati via Vaia appunto.
Allora ragazzi, sto quasi per arrivare a Passo Coe, che è dietro questa montagna, e qua c'è un panorama pazzesco e la bellezza del nostro territorio è che è intriso di storia ovunque. Per esempio laggiù c'è la pianura, c'è Vicenza, e qua sopra si è combattuta proprio la guerra degli altopiani, perché se superavano queste montagne chiaramente l'esercito è molto più facile che combatteva in pianura piuttosto che sulle postazioni qua, che sono più facilmente difendibili. Quindi qua abbiamo il massiccio del Pasubio, la strada delle 52 gallerie, pazzesca da visitare, e questa montagna qua, non proprio l'ultima più alta ma la penultima sulla sinistra, è il Monte Cimone, anche questo famosissimo. Si è combattuta una guerra di mine contro mine, alla fine si sono fatti saltare in aria, mi sembra che ci siano stati decine di morti. Sono proprio territori fantastici, perché al di là del fatto che è bellissimo girarli in moto, e è proprio fantastico scoprire la storia di questi luoghi. Non so, come girare in Nuova Zelanda, che magari è bellissimo, ci sono le montagne, il paesaggio c'è, però non c'è storia. Questi sono proprio luoghi vissuti, quindi qua sia dal punto di vista bellico sia dal punto di vista proprio della vita che c'è stata sono posti incredibili. E adesso qua più avanti sulla destra c'è un'altra fortificazione italiana fatta saltare alla fine con una mina prima di essere stata catturata. Adesso non mi ricordo il nome del forte, ma ci passo avanti e ve lo dico. E anche lì un atto di eroismo, perché l'ufficiale o comunque il soldato, non ricordo se era un soldato o un ufficiale che la fece saltare, morì anche lui nell'esplosione, quindi pur di non far prendere il forte. Quindi ecco, tantissime storie che veramente interessanti, pensare cosa si attraversa. Guarda che panorama pazzesco. Questo è il bello, è veramente il bello di tenere la moto d'inverno. Confine Veneto, confine comunale di Cavallano, 1853. Qua, oltre a Trentino, Alto Adige, Veneto, confine, era il confine tra l'impero austro-ungarico e la Repubblica di Venezia. Ecco, adesso ragazzi non vi ci porto, vi ci porterò sicuramente un'altra volta. Qui c'è la base Tuono, cioè era una base della guerra fredda. La NATO con gli americani aveva installato dei missili che si vedono ancora laggiù. In caso di guerra fredda era un punto in cui sarebbero partite le armi. È visitabile, quella lì non è abbandonata come l'altra base Topos Crater. Curioso, interessante. Adesso è tutto coperto di neve, c'è pochissima neve considerando la quota, e comunque una volta ci torno in estate ci faccio un video, quindi se siete curiosi non vi preoccupate che ci torno sicuramente. Ecco, qua si vede proprio l'insostenibilità dello sci. Guarda, la neve non c'è praticamente, saranno nemmeno 5 cm a terra, tutto innevamento artificiale, noleggio sci. E cosa noleggi? Mi ricordo che quando andavo a sciare facevo un freddo porco bestiale. Qua cosa vuoi? Siamo a Passo Coe, 1610 metri, non siamo a 600 metri, quindi una mia piccola diciamo denuncia ambientale, dai. Eccomi ragazzi, sono arrivato a Folgaria, adesso da qua riscendo in giù e passo per Besenello praticamente, poi rientro indietro. Vi lascio il file GPX di questo giro che secondo me è molto bello. Ho fatto un po' di strade che ho incontrato per caso, sono molto belle, comunque ve le lascio in GPX se volete ripercorrere la stessa strada che ho fatto io. E comunque lo rifarò perché la base Tuono e il passo della Borcola sono posti fantastici e vale la pena di essere rivisti. E quindi qua dal palaghiaccio, molto pala e poco ghiaccio, perché sono veramente temperature pazzesche, cioè non vale nemmeno più la pena fermare l'assicurazione d'inverno, perché al 14 di gennaio a 1600 metri ci sono 15 gradi, quindi siamo proprio completamente fuori scala. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti se avete consigli, giri da fare o altro, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi! L'ufficiale